Buongiorno a tutti amici di Radio Rossonera, è il 19 settembre del 2023, è martedì ed è l'esordio in Champions del Milan. Stasera c'è Milan-Newcastle, 18:45, stadio di San Siro. Si torna a sentire quella musichetta là. Enrico Boiani, ciao. Ciao, buongiorno a tutti, ben ritrovati. Eh sì, torna la Champions, bisogna tornare a essere seri in quel di casa Milan, perché non si scherza con la Mm. Champions League quando si dice Milan. No, direi proprio di no. Il Possiamo... like non si scherza neanche quando dovete metterlo, perché ci aiuta tanto, quindi mettete like a questo video, iscrivetevi al canale, attivate la campanella per tutte le notifiche. Forza, qua sotto ci perdete 4 centesimi di secondo a mettere like e ci aiuta una marea. Forza. Guarda, non è nemmeno passato un minuto, ve lo dico già. Se fischiate Sandro Tonali stasera non siete milanisti, ve lo dico in faccia. Il primo che si mette le dita in bocca per fischiare Sandro Tonali si mette l'altra mano sulla coscienza e pensi un po' a quello che è successo, alle Va parole bene. di ieri di Sandro, eccetera, eccetera. Ma gli occhi di Chiaro? Sandro, direttore, gli occhi. Apriamo così, ma ve lo dico proprio papale, ma senza tema di smentita, perché non è giornata. Sandro a San Siro, quante emozioni, famiglia in tribuna, applausi dai tifosi. Il ritorno all'avversario, il mio addio non è un giocatore a indirizzare una trattativa. Questo a dimostrazione di quello che ha detto anche Sandro poi, di quanto nel mondo del calcio contino due cose. Uno, chi ti sta intorno sulla tua carriera pesa tanto e a volte i brutti o i buoni consigli pesano ancora di più. Già. Numero due, quando vuoi vincere non devi stravincere nel mondo del calcio. Soprattutto chi voleva farlo passare come quello che a maggio ha bussato lui scientemente puntando i piedi per voler partire a tutti i costi. È Vabbè, chiaro ma anche questo? vabbè, ma io penso che, Mm. tutti i tifosi con un minimo di raziocinio, con un minimo di cervello avessero capito come fossero effettivamente andate le cose e come siano effettivamente andate le cose. Sapete perché più che altro? Punto 1: essendo un calciatore avrebbe potuto fare tutt'altro tipo di dichiarazioni, tutt'altro da 0 a 0, bypassando, con le solite frasi di circostanza, avrebbe potuto dire qualsiasi cosa, tenendo veramente la questione a bagnomaria o comunque sul: "Sì, è stata una decisione comune", e invece dice proprio certe cose, non ovviamente Mm. rimuovendo la parte della sua decisione, perché, a un certo punto questa Ma è decisione c'è ovvio, stata e ci mancherebbe assolutamente sì. altro, però diciamo rimuovendo la parte giustificazione dell'altra parte, cioè del Milan, perché qui stiamo andando avanti a giustificarci. Ci giustifichiamo sulle cose. Poi su alcune cose magari ci si riesce anche a giustificare. Su Sandro Tonali, per fortuna, e mi auguro che tutti l'abbiano capito, no, No. non si passa come i buoni di turno. No, ma semplicemente non deve passare nessuno come appunto, buono di turno, nessuno, eh, nessuno. È una cosa lecita e onesta aver fatto un'operazione di mercato per tutti, tutti, chi vende, chi compra, chi esatto, guadagna all'anno certe cifre, per tutti, nessuno escluso. esatto. Sandro è stato poi, tra virgolette, contento di aver preso questa decisione perché alla fine l'ha presa. Perfetto. Il Milan ha preso la decisione di vendere Tonali e l'ha presa, perché sennò poteva impuntarsi a dire no, no, non parti, resti qui. E l'ha presa. Il Newcastle l'ha insomma, messo i soldi e arrivederci. Vabbè, quella è un'altra parte. Però l'unica cosa che vi chiedo è non fatelo passare per quello che non è, perché non è altri giocatori che sono nativi dal Milan, non è. Detto ciò, ce lo ritroviamo di fronte, al contrario. Questa è la Eh, formazione probabile del Milan e quell'altra è quella del Newcastle. Non so perché Gazza ha messo rosso il Newcastle e nero noi, ma tant'è.
Maignan in porta con Calabria, Ciao, Tomori e Teo Hernandez in difesa, Loftus-Cheek, Krunic e Tommaso Pobega in mezzo, con Chukwueze a destra, Giroud in mezzo e Rafael Leao a sinistra. Mi soffermo un secondo sul Milan, poi torniamo sul Newcastle, perché, come scrive Gazzetta, Chukwueze subito dentro, fiducia dal primo per Pobega. Pioli non rinuncia a Reinders è un votare, fuori giocatore Pulisic. che ha solo un 2000-2500 minuti all'anno solitamente, quindi ci sta che riposi e inizia a riposare così tanto. Io ho provato a pensare. Che pazienza che ci vuole. L'unica cosa che mi può venire in mente è, non tanto per farlo rifiatare, perché Tijani Reinders in nazionale ha giocato 40 minuti in 2 partite, quindi non è nemmeno stanco. Si è fatto un derby, nemmeno chiuso, tra l'altro, forse è uscito all'80esimo, giù di lì. Ma vabbè, non ha un chilometraggio enorme nelle gambe, anzi, nelle ultime 3 settimane se ha fatto in tutto 120-130 minuti è tanto. L'altezza, il fisico, il fatto di volere un centrocampo un po' più fisico contro il Newcastle, che è una squadra inglese, non lo so. Voler, diciamo così, mettere un centrocampista un po' più difensivo perché invece hai messo Chukwueze e lo lasci libero di attaccare più o meno e basta? No, perché Pulisic, scusa, che cosa farebbe di diverso da Chukwueze? No, so, è il, Il quello che centrocampo ho mega provato a fisico pensare del Newcastle non per è che capire. sia, cioè non è il centrocampo, non sono, non lo so, Rodri o chi ha il Manchester City, cioè non sono giocatori così, cioè sono Guimaraes che sì, è fisico, ma non è un armadio, e Sandro, cioè non è questo centrocampo così tanto più enorme, anche perché dal lato poi di Longstaff o di Anderson c'è Loftus-Cheek, cioè la scusa del fisico regge poco, ecco. Per quello era il modo per No, provare a io onesto capire. non me lo spiego, è semplice, non me lo spiego, non lo capisco e non ne trovo il senso, perché un giocatore che l'anno scorso ha fatto 55 partite da 90 minuti, non vedo come debba riposare dopo aver fatto 40 minuti in nazionale e 75 in un derby. Non lo so, qualche dietrologia parla di, diciamo, ha rivisto, ha ritrovato un piccolo battibecco tra Pioli e Ma Reinders non ci nel voglio derby. neanche pensare, dai. Lo rimuoviamo, sono appunto dietrologie. Detto ciò, io questa scelta non la capisco e secondo me non ha senso. Poi magari Pobega spara un missile sotto l'incrocio stasera e siamo qui tutti a dire bravo lui e Pirla noi, tra virgolette. No, Qual è speriamo. qual è il plurale di Pirla? Sempre Pirla, giusto? Sì, sì, sì. Vabbè. Un pirla, due pirla. Detto ciò, Ciukwueze invece Noi. qui Ciukwueze invece senso può averne, perché Pulisic effettivamente l'hai visto stanco. Cioè Pulisic si è fatto il volo intercontinentale, si è fatto 150 minuti con la nazionale, cioè sono due questioni diverse, ecco. Se la scelta di Ciukwueze, anche per quanto è investito, anche perché magari quest'anno facciamo di averne 16-17 di giocatori e non 13, ha senso buttarlo dentro, ha senso farlo partire al primo minuto. Pobega per me è illogico, poi spero di essere smentito. Guarda, mi suona un po' strano, diciamo così, per un motivo, cioè tu vai a perdere nella stessa partita il giocatore con più qualità in mezzo, diciamo quello che potrebbe farti un po' più da regista in mezzo, e quello che ti fa da regista avanzato davanti, cioè Pulisic, che col Torino e il Bologna abbiamo visto che è quello che ci appoggiamo per far ripartire, viene dentro il campo, gioca, eccetera. Cioè perdi i due, chiamiamoli cervelli della squadra, a metà e davanti, nella stessa partita. Cioè ci rinunci insieme. Speriamo bene. Che ti devo dire? Speriamo bene. Speriamo che invece sia la mossa corretta. Non so, vuoi metterla sulla bagarre, colpo su colpo, incontro di box, non lo so, prima della Ma può squadra da essere, una non so. parte, poi dall'altra.
Vedremo. Io la scelta di Reinders non la comprendo proprio minimamente, ma minimamente. Ciukwueze sì, può avere del senso. Ma guarda, ti dirò, volevi avere ancora più fisico, non che Krunic sia piccolo e quindi se lo toglie è un problema, ma se togli Rade e accentri Reinders, per dirti, e vuoi mettere Povega perché ti piace avere Povega contro il Newcastle, per me aveva più senso a quel Sì, punto. Ma perché il buon Tijani davvero ha giocato niente queste 2 settimane, ha fatto un derby e 2 scampoli con la nazionale. Vabbè, dall'altra parte, Pope in porta con Trippier, Schär, Botman e Byrne in difesa, con Tonali, appunto, Bruno Guimaraes e Longstaff a centrocampo, Almiron, Sergio Almiron, grande, cioè ormai ha 50 no, anni. non credo sia Sergio Almiron. Non è Sergio Almiron. No. Isaac e Gordon. Allora, ci sono un pochino di cambi rispetto alla probabile che abbiamo dato ieri. Effettivamente il ballottaggio a Longstaff Anderson c'è, è un ballottaggio importante anche perché Longstaff magari ha un pochino più di esperienza in certi tipi di gare, potrebbe dare qualcosina in più. Davanti io continuo a dar favorito Barnes perché Almiron ha caratteristiche un po' diverse. Cioè, sarei, non dico quasi contento di vedere Almiron perché è comunque un giocatore di qualità, di dribbling, funambolico, soprattutto nello stretto, comunque molto rapido anche lui, tecnico, però mi preoccuperebbe quasi meno rispetto a che avere Gordon e Barnes liberi di andare sulle sponde di Isaac e su Isaac che scende a prendersi il pallone con loro due che partono, ecco. Per caratteristiche sono un pochino più asimmetrici, un pochino più forse anche leggibili, vogliono indubbiamente più qualità diciamo sulla destra perché Almiron ha un'altra tecnica rispetto a Barnes, è un pochino più giocatore diciamo nello stretto e nel breve piuttosto che sulla velocità e sul lungo. Vedremo. Andiamo avanti. Perché Gazzetta, ovviamente ribaltando il lato, parla di Milan, assalto a Newcastle per cancellare il derby, servono i veri Teo e Leao. Dopo la figuraccia contro l'Inter, il diavolo prova a rialzarsi nel trofeo che sente più suo. Per cancellare il derby bisogna preparare le partite O vincere i derby. o vincerli, non i veri Teo Leao, basta. Cosa c'è oggi? Ma dai, Perché ma ancora. i veri Teo e Leao non si può sentire, vero? In effetti non si può sentire. Vabbè, anche perché uno ha fatto gol e l'altro è quello che ci è andato più vicino. Poi va bene, Teo magari si è perso qualche volta di troppo Dumfries, Rafa poteva, che ne so, risolverla da solo perché è un supereroe, va bene, quello che volete. Però alla fine, stringi, Teo è quello che è andato più vicino al gol al primo tempo. Rafa ha fatto il gol nel secondo e Giroud, che è il vecchietto, ha mandato in porta prima uno e poi l'altro. Sì. Ma tant'è. Pioli ritocca la Ma squadra. Io tra ricordiamo in tutto ciò che i vecchi hanno sofferto il derby più dei nuovi, Vabbè, andiamo avanti. Che dire, però speriamo in loro, che tanto alla fine gira e rigira, ci aggrappiamo a loro, a Teo, a Certo, Rafa, a Giroud. Adesso vediamo come vediamo Samu. performerà Ciucu, esatto, è Bonciu che viene schierato dall'inizio come titolare per la prima volta. Vedremo Loftus, che in Europa io spero possa avere un impatto simile alla Serie A. Ma lo stesso Okafor magari può fare qualcosa di buono Lo stesso quasi più in Okafor. Europa che in Italia per le difese come sono costituite. Quindi speriamo bene. Chiuderei, Henry, con quello che è successo ieri. Sì. Onesto, dopo 24 ore quasi dall'arrivo di Ibra a Milanello, si è fatto veramente un polverone enorme per, devo dire, niente. Niente. Alla fine stringi, filtra, passa al colino la visita di Ibra. Ma cos'è? È Zlatan che è andato a Milanello il giorno dopo nel derby. Sì. Tra l'altro Uno, Sandro ieri in conferenza ha detto conoscendo Ibra è stata un'idea sua, ha preso e è andato. ma certo, a rigor di logica, perdi il derby 5-1, cosa fai? Tiri sul telefono e mediaticamente chiami Ibra
mettendolo davanti alle telecamere e facendolo passare come il tutor aziendale, è una follia atroce. Quindi non è così. 2. Potevi invece tirare sul telefono e dire a Ibra, Ibra, cioè, sai che c'è? Ma giovedì cosa fai? Sei impegnato? No. Allora non è che forse è meglio che ripassi giovedì? Forse sarebbe stato meglio, perché si è creato, come detto, un polverone su niente, su una visita a Ibra a Milanello, qualche mese dopo il suo ritiro. Fine, non era niente di che. Poi, se, come scrive Gazzetta, in futuro ci sarà la possibilità di farlo entrare in società, ma è al di là dell'incontro di ieri. Ieri è stata una comparsata, top. Sì, sì, sì. Poi, vabbè, sì, hai ragione, hai ragione. Tra l'altro loro, cioè Gazzetta scrive: "Zlatan Milanello, dai positivi", perché nel video del Milan, dell'arrivo di Ibra, c'è lui che insomma con suo fare solito guarda gli addetti ai lavori, gli fa: "Oh dai energia", cioè per dargli un po' di carica, perché evidentemente le facce erano un po' abbacchiate dopo il derby, giustamente anche Giustamente. Noi siamo arrivati in chiusura, anche perché oggi abbiamo un palinsesto lunghissimo, cioè tra pochi minuti inizia Chiama Milan, dall'altra parte, sull'altra piattaforma. Poi torniamo alle 13 con Lancia, alle 16 il talk c'è, ma è quasi come se fosse una sorta di prepartita, perché alle 18:45 si scende in campo. Quindi alle 17:45, 45 minuti dopo il talk, c'è anche il pre di Milan-Newcastle. Dopodiché, pochi in minuti tutto ciò dopo, noi in quell'arco di tempo dovremmo tipo spostarci e andare a San Siro. dovremmo correre e andare a San Siro, Potremmo esattamente. anche pensare di accorciare un attimino il talk, io te la butto lì adesso durante la registrazione di Mattino Milan, che così anche i nostri Scrivetecelo nei amici del commenti. Volete che accorciare il talk così che Henry possa arrivare allo stadio e fare la descrizione? esatto, cioè fatelo per me. Oppure pensate che debba autodescrivere i tifosi del Newcastle in metro? Eh. Potrebbe essere una grande idea. Henry, grazie e a dopo. Grazie, il like, il commento, la condivisione, l'iscrizione, la campanella, tutto. Ricordatevi tutto quanto, ci vediamo più tardi. Ciao, ciao a tutti.